Buonasera a tutti, siamo all'11ª puntata di Guerre Spaziali e stasera parleremo di poesia e abbiamo con noi Angela Ristaldo, Emilio Nigro e Carmine Leo. Sono tre ospiti che già abbiamo avuto insomma sul canale, ma non su questa rubrica, abbiamo avuto in Ristorie, e Angela invece è stata anche ospite di Guerre Spaziali. Lascio l'onore ad Angela di presentare sia Emilio che Carmine, perché comunque li conosce da anni e quindi può fare una presentazione insomma migliore della mia. Allora, vabbè, sono onorata innanzitutto e contenta di questa occasione. E volevo dire, Emilio e Carmine, sì, li conosco da tanto e ci ho pensato un poco a perché questo incontro con voi due, che siete proprio diametralmente opposti, cioè, nel senso due persone completamente diverse. Ma ho detto, cosa hanno in comune queste due persone per poter fare un podcast? Infatti l'abbiamo come chiamato Poesia e radici profonde, perché innanzitutto la prima, in queste due parole, poesia e radici profonde, c'è l'elemento che vi accomuna, la poesia, l'amore per la scrittura in genere, ed entrambi, io ho letto, mi onore di aver letto le vostre opere, in questo quindi vi conosco di più per quello che avete scritto, e sicuramente avete un modo di scrivere completamente diverso. Emilio sicuramente è una lettura più ermetica che necessita di una seconda lettura e anche una terza e una quarta, e anche comunque di impatto, una scrittura molto forte anche nell'uso delle parole, mentre Carmine, com'è la sua personalità, è una persona molto schietta, empatica, arriva subito, è stato anche lui docente per tanti anni, per cui sa parlare anche in modo semplice dicendo poi cose profonde, però anche lui con una scrittura più fluida. Però entrambi avete un forte legame con le vostre radici, perché Carmine è stato 40 anni a vivere a Napoli, però è tornato in Irpinia e nei suoi scritti c'è molto la sua origine, sia nei romanzi, perché lui poi ha fatto una ricerca proprio sull'Irpinia, poi ce ne parlerà, su dei personaggi che hanno vissuto quelle terre, e sia soprattutto il passaggio, ci devi raccontare quello del passaggio famoso, bellissimo, poi ce lo racconterai tu, e anche nelle poesie parla delle radici. E anche Emilio, nelle sue poesie, io vedo molto le sue immagini poetiche di quello che in realtà sono state le loro radici. Quindi forse il discorso deve girare anche sul fatto che ognuno di noi, anche se fa un vissuto lontano, così, comunque le radici di quando siamo stati bambini, secondo me, rimangono molto forti, molto, molto impresse in noi, proprio in quell'età della formazione. Questo è il mio pensiero, perché anche io con mio padre, che era nell'Arma dei Carabinieri, che abbiamo cambiato diverse location, per dire, poi sono approdata a Napoli, però io per esempio quello che ricordo più nell'anima è stata Ravello, che era un paradiso, perché erano gli anni della formazione, dagli 8 ai 18 anni, e per me gli odori di quel posto quando torno, come se li sentissi a casa. E loro le hanno però, sono riusciti a trasportarli in poesia. Altra cosa in comune, sono belle anime, belle persone, sono persone schiette, trasparenti, e niente. Questo penso che sia già sufficiente come introduzione, però poi loro la parola, e spero che verrà un bel incontro proprio di anime, come avevamo detto. Vabbè, Emilio, raccontati un pochino tu, insomma, e poi passiamo la parola a Carmine, poi passo io a fare qualche domanda. Sì, intanto un doveroso grazie di essere fra voi. Il parlare di Angela ha già mosso alcune cose. È vero che è un incontro di anime belle, e colgo subito l'occasione per dire che la poesia che cos'è se non proprio un legaccio per anime, no? Se ci pensiamo, noi come gente, insomma, come persone abbiamo un confine stretto l'uno verso l'altro, che è il confine del corpo, no? Per quanto ci possiamo sentire prossimi, per quanto ci possiamo sentire parti di una comunità, per quanto ci possiamo sentire corali, abbiamo comunque un confine, un limite, e il primo è quello del corpo. La poesia, secondo me, scioglie questo confine, lo rende labile. Per cui che siamo qua non è un caso, è che riusciamo anche a coralizzare, uso questo termine che penso di aver coniato in questo momento, è un atto non indifferente in un'epoca in cui invece la divisione fra
individui molto più netta e molto più forte. C'è una radicalizzazione e una regressione a delle strutture civili, gerarchiche, che non ammettono proprio una comunione fra genti. Non so se è un pensiero forte, non so se è un pensiero eccezionale, però io avverto comunque di vivere in un tempo, in un'epoca in cui è strutturata forte questa marginalizzazione del senso comune. La poesia quindi che cos'è? La poesia è quel non convenzionale che fa voce contro quello che è imposto, appunto. Andando invece nel merito più del discorso, quindi delle radici, sì, io sono estremamente legato alle mie radici, io vengo dalla Calabria, sono lontano dalla mia terra da ormai 20 anni, se non di più. Mi sono allontanato come di consuetudine per gli studi, insomma, per cercare altrove un posto che lì per un sacco di situazioni e contingenze mi sentivo negato. Però poi l'allontanamento dalla terra è stato urgente. Nonostante tutto, io sono rimasto quella pianta che succhia ancora da quell'humus, da quel terreno, da quelle sostanze. E prima ci pensavo al fatto dell'appartenenza, no? Al fatto anche della cittadinanza, per così dire. Se ci si pensa, non è che noi siamo figli e frutto di una terra in quanto tale, ne assumiamo le caratteristiche perché identificati in confini piuttosto politici. Noi siamo frutto piuttosto di un'identità che viene da atteggiamenti sociali, da tutto quel contesto di normativizzazione dell'agire sociale che ci caratterizza e ci forma, soprattutto nei primi anni in cui assorbiamo un modo di fare che i nostri neuroni specchio poi ci fanno avere fino a quando abbiamo vita. Per cui non è che esiste un modo di essere calabrese per la terra, un modo di essere campano per la terra, un modo di essere siciliano per la terra. Esiste piuttosto una tradizione di atteggiamenti sociali e politici che formano una persona, insomma. Poi è vero, secondo me, che il paesaggio, no? Inteso proprio in senso stretto, implica un rapporto tale con l'uomo che si è anche quello che si vive dal punto di vista proprio morfologico. Penso a chi vive per esempio nei paesi freddi, che ha una certa connotazione mentale. Penso chi vive in riva al mare, che ne ha appunto un'altra. Penso chi vive in geografie caratterizzate da monti, rocce, insomma da un'asprezza del territorio che è in un altro modo ancora. Per quello che mi riguarda, come mi sono sempre definito, sono uno spiantato, ecco, ma nel senso più positivo del termine, volendo dire che sono con il tronco altrove, ma con le radici che ancora sono lì e mi fanno vivere questa sospensione che poi è nutrimento per i miei versi. I miei versi riecheggiano un vissuto in quei posti. I miei versi mitizzano dei luoghi che magari non sono come li descrivo. E allora nel ricordo e nel produrre il suono con la parola assume anche una veste meravigliosa relativamente poi alla realtà che è stata anche causa di un allontanamento, ecco, nel senso che i versi, detto in modo molto chiaro e molto prossimo, abbelliscono il volto delle cose e anche della terra. Carmine? Faccio una premessa
la poesia è un viaggio in se stessi prima di tutto, quindi condivido molte cose di quello che hai detto tu e le condivido perché è proprio dal profondo che nasce la poesia. È un viaggio, diceva un grande poeta, Dickens, diceva, è un viaggio in cui tutti gli uomini a cui possono prendere parte, perché è talmente semplice mettere fuori ciò che si è, ciò che si ha dentro, che è la vera rivoluzione. Noi abbiamo parlato di radici, io pure sono un estemporaneo e un extraterrestre, ma non nel senso celeste, nel senso che la mia terra di origine, come la tua, come la nostra, di tutti, è una terra che se specialmente negli anni della fanciullezza, della spensieratezza, dell'immagazzinamento della propria coscienza, allora te la porti sempre appresso, non la puoi lasciare altrove. Là ci saranno le radici, ma le tue radici, come l'albero che tu dicevi, non lasciate là, no, io me le porto appresso, perché altrimenti l'albero secca e ha bisogno sempre delle radici. Quindi io lascio là il ricordo delle mie radici perché qualsiasi momento io voglia ritornare, porterò l'albero con me, con le proprie radici e lo ripianterò lì per ritrovare l'humus, per ritrovare tutto ciò che è il nostro passato, il nostro vissuto, è il vissuto degli altri, perché noi viviamo la poesia non solo per noi stessi, ma anche perché ci mette in relazione con gli altri. Esatto. Cioè, se dovessi poetare per me stesso, io la riflessione me la faccio dentro. È un po' come la meditazione in chiesa, ma se metto per iscritto un verso è perché io devo condividere il mio senso interiore, la mia rabbia, la mia gioia, i miei sentimenti con gli altri, altrimenti io non esisto senza gli altri. E la mia poesia non ha un senso senza gli altri. Chi mi può dare coraggio non è il verso scritto in sé, ma è la trasmissione della musicalità, eh, anche talvolta della cacofonia di certe parole, degli umori che fuoriescono. Insomma, è in contatto diretto con la realtà, le cose semplici, il quotidiano, il vivere quotidiano. Questo è quello che mi ha spinto e questo è anche il passaggio che ho attraversato e che trovo diverso. Sono nato come romanziere, ho scritto due testi, due libri di poesie, però la differenza tra il poeta e il romanziere è flebile. La cosa più grandiosa che che divide il romanziere dal poeta è che il poeta condensa in poche parole significative tutto ciò che è un processo dell'animo, cioè quello che ha dentro lo deve esprimere in poche parole ed esprime l'universalità ed esprime l'infinitezza delle parole ed esprime il sentimento nel senso di sen- proprio di senso materiale, perché io tocco, io vedo e questa è la parte che io diciamo metto nell'essere definito tra virgolette poeta, perché è quel senso del vivere quotidiano, della povera gente, della gente quotidiana che incontri tutti i giorni, carica del proprio bagaglio
di difficoltà, di dolore, di tante dimenticanze e chiaramente di poche gioie. È quella realtà che è la vita. E noi come piccoli poeti, io almeno come piccolo poeta, se vogliamo definirmi, se voglio definirmi così, canto il quotidiano. Io non sono altro che io oggi sto parlando con voi, domani avrò a San Giorgio avrò un simposio, parlerò di altre cose, però io sono sempre me stesso e il poeta ha un obbligo con se stesso e con gli altri. Ciò che sento lo devo compartecipare, ma non perché gli altri mi compiangano oppure mi dicano quanto sei bravo, ma perché ho un compito io come poeta, e perciò lo metto per iscritto, di far riflettere sul mio dolore, sulla mia gioia, sui miei sentimenti, far fibrillare gli animi di altre persone e quindi di avere una inclusione del proprio essere e sul proprio essere da avere un ultimo rigo in cui va scritto la vita vale la pena di esistere, di viverla fino in fondo. L'ho vissuta per 40 e più anni con i miei alunni, l'ho vissuta in famiglie allargate, in famiglie, l'ho vissuta con gli amici. Gli amici ce ne sono pochi, pochissimi. Io infatti vivo in questa casa che per me è enorme e non vedo l'ora perché sono 350 metri quadrati, un giardino enorme. Poi, e che faccio? Mi sento solo. Allora è questa mia solitudine che devo far emergere e fare sì che un'anima che fibriglia insieme a me diventi me stesso e mi dica vai avanti, è il mondo che è così, tu ce la farai perché hai una visione futuristica di una vita che vale la pena di essere vissuta. Quindi non è tanto l'atteggiamento delle cose quanto il mio atteggiamento verso le cose. Questa è la mia poesia, raccontare la quotidianità, raccontare me stesso, raccontare i miei dolori. C'è una certa filosofia in me che è piuttosto, eh, posso dire, un po' pessimistica, eh, perché nel mondo io vedo che c'è molto dolore, le guerre, gli insuccessi, magari le sconfitte quotidiane e poche sono le gioie che ci danno così il coraggio di ricominciare. Quindi questo senso pessimistico, ehm, diciamo, percorre tutto il mio lavoro poetico. Lavoro, ma non è un lavoro per noi poeti, perché, come diceva il poeta, scriviamo ciò che noi sentiamo, quindi scriviamo noi stessi, ci mettiamo l'animo a nudo. Vivo a Sant'Angelo Scala, un paesino di 800 anime, ma di per sé sono 300 anime, 400 anime che ci vivono. Un paesino che sta ai piedi, alle falde del Monte Partenio, una campagna bellissima, un luogo ameno per molti, ma purtroppo, come dicevi tu, è il luogo da cui fuggire. Molti fuggono, i giovani fuggono perché non offre più niente. E in una società consumistica dove abbiamo di tutto attraverso la televisione, attraverso i mass media, i media, vediamo tutto ciò che è di buono e di eccezionale c'è nelle altre grandi città. Poi qui magari i valori veri non li sappiamo riscoprire, l'umanità,
ce n'è, anziché diciamo la dispersione, la spersonalizzazione delle persone che ti trovi in una grande città e non sai nemmeno chi sei. Ancora il senso dell'appartenenza alla famiglia, ancora il senso del godere delle piccole cose. Questo è il mio mondo attuale, e che è un mondo che io spero di aver cantato, e per dare un contributo. Io quando scrivo, scrivo sempre col mio paese, del mio paese. Anche in questo libro di poesie ci sono delle immagini, delle foto che ho fatto io personalmente, dei luoghi dove io vivo. Quindi l'albero che sta fuori dal mio giardino è un fatto che le nostre radici, per tornare poi a chiudere, le nostre radici sono radici che rimangono con noi, e ogni volta noi ci spostiamo, devono seguirci, altrimenti poi ci spersonalizziamo. Le radici rimangono da una parte e noi prendiamo le sembianze di ciò che non siamo. Il poeta è il cantore di sé, del sé interiore. Grazie. Grazie a te. Emilio, va bene con queste lucette? Ti vediamo molto meglio, quindi lasciale così. Perfetto. E partendo da Angela nuovamente. Angela, secondo te, in parte è emersa già la risposta, però approfondiamo l'argomento. Si può fare poesia oppure anche scrivere delle canzoni avendo perso poi le proprie radici, che è un po' quello che sta avvenendo in un mondo che è anticipatorio, che è quello delle canzoni, no? Perché rispetto a quelle delle poesie corre un po' più velocemente. Tu dici quelle tra i giovani, c'è queste nuove tipo quelle che abbiamo ascoltato a Sanremo, no? Per dirti. Ma non lo so, comunque sicuramente sono tutti canali comunicativi, no? La scrittura, la poesia, la musica sono sempre canali espressivi, quindi chi in un modo e nell'altro, quello che diceva Carmine è giusto, e anche quello che diceva Emilio, cioè non si può stare. Io quello che volevo dire come dato, no? Parlando dei ragazzi, che noi siamo tra i ragazzi, la cosa che mi ha un po' anche meravigliato un ultimo dato mi è stato dato da una persona che fa l'influencer, no? Queste nuove forme comunicative che ci sono, che dicono che i ragazzi giovani, infatti mi ha fatto riflettere, i ragazzi dei 12, 13, 14 anni stanno sui social, però non mettono immagini proprie, cioè è sempre più per loro, più che la parola, la comunicazione, il terrore del giudizio degli altri, cioè il fatto di non appaiono, perché prima si facevano foto di tutti i tipi, no? Ma c'è stato un periodo, poi mi ha fatto notare questa cosa, effettivamente è così, che sai, noi poi ci sfugge, anche per l'età che abbiamo, che noi siamo quelle senior che su Facebook mettiamo la foto, una cosa la troviamo in un post, eccetera. Invece i ragazzi giovanissimi non mettono più foto di profili, perché temono di non essere all'altezza del giudizio degli altri. E c'è questa volontà, secondo me, di quello di cui parlava Emilio, di isolare un po' tutti noi. Questo purtroppo i device, cioè tendono ad isolare questi ragazzi, no? E quindi a non comunicare fra di loro. Stesso i miei figli, io ho 2 figli di 25 e 29 anni, se io voglio chiamarli a telefono vedo che loro stanno online, ma se li chiamo non mi rispondono, sono la madre, no? Cioè, se mandi un WhatsApp forse ti rispondono, ma questo tutti i giovani. Io vedo mia figlia, per esempio, c'è il ragazzo da 3 anni, così, comunica sul WhatsApp, non ho mai visto che ha preso un telefono e ha comunicato con la voce, perché la voce è tanto, no? È un po' la poesia la voce ti dà l'emozione di quello che dici. Io anche con gli amici più stretti ci riduciamo a scrivere queste 4 parole senza il tono della voce e senza l'emozione che può trasparire da un tono, dove ci sono equivoci anche di comunicazione enormi, no? Perché dico questo? Perché chiaramente questo fatto della poesia sono dei privilegiati quelli che riescono a comunicare attraverso la poesia. Quello che diceva Carmine su se stessi o Emilio che riesce a scrivere, è un modo anche per loro di uscire fuori da questo isolamento che comunque viene imposto da questa società per me, per tante situazioni. Quindi per me portare loro due a scuola tra i ragazzi di 12-11 anni è stata una forzatura enorme, no? Parlare di poesia a ragazzini di 10, 11, 12 anni e vederli attenti all'attesa, forse siamo anche noi che non osiamo, noi educatori parlo,
ad alzare un po' i livelli tra i ragazzi e a cercare un canale comunicativo con loro, perché poi dopo loro sono stati emozionati da quando Emilio ha letto le poesie e quando davvero poi hai visto come hanno restituito, e così Carmine, anche persone più diverse comunque che hanno comunicato se stessi, poi siamo arrivati al cuore delle persone. Poi dopo il cartaceo c'è il podcast che è una cosa nuova, a loro piace molto, però noi non rinunciamo al foglio di carta che ti prendi e leggi. Quindi non lo so, io penso che noi col mondo degli adulti abbiamo una grande responsabilità di aprire canali comunicativi con i ragazzi. Sono i trapper, sono questi nuovi modi che tu dici Sanremo, di queste nuove canzoni. Non so, alla fine forse quelle persone che hanno avuto più successo sono anche quelle persone oggi. La cosa che mi è piaciuta di Sanremo, se vogliamo dare una lettura, no, di dove stiamo andando, non ha vinto il macio, ma ha vinto l'uomo fragile, e questo non mi è dispiaciuto, no? Quello che comunque raccontava una fragilità, no? Anche nelle canzoni. Per fortuna si sta un poco mitigando l'eroe che anche nelle canzoni, quello il macio, quello violento, quello che ti butta le canzoni così, versi magari anche forti, no? Che possono essere, insomma, anche i nomi di questi, Tony F, per dire, no? Che se vedi i testi, ma anche lo stesso Giorieri, i primi testi sono di un patriarcato, di un antifemminismo pazzesco, no? Poi vedi che piano piano anche loro si ridimensiona, perché poi diventano la loro voce, perché loro vedono ormai un mondo che noi non vediamo, che è quello degli youtuber, degli influencer, quindi non sappiamo, i nostri figli in realtà stanno a casa, però stando davanti a questa cosa non sai dove stanno, quindi non lo so se leggono poesie, se riescono a vedere le canzoni che avevamo noi da ragazzi, che ti devo dire, mi viene in mente, ma lo stesso Pino Daniele, no? Pino Daniele che raccontava la sua città. Pino Daniele perché poi è rimasto nell'età della nostra generazione? Perché lui cantava una Napoli che noi vedevamo e che gli altri non vedevano. Lui è stata una rivoluzione, cantare Napoli in una maniera completamente diversa, senza nascondere le brutture, ma mettendo proprio in luce quello che era l'anima della città. Come avevamo detto anche nell'altra cosa, pochi hanno saputo raccontare Napoli. Per quanto mi riguarda, solo 3, Edoardo Troisi e Pino Daniele, hanno saputo raccontare questa città. Non è semplice raccontare le realtà e averne la capacità di comunicare l'animo che si vive in una città oppure in un luogo, parliamo di territori, no? Questa è una città così variegata, così esplosiva, che deve comunque in qualche modo colpirti, no? Parlavo del mio vissuto, io ho vissuto in un paese, come diceva lui, come dove vive Carmine, piccolissimo, e poi ho avuto l'età giusta trasferito in una città. Per me è stato l'anno terribile in questo passaggio, in questa città che io non capivo, così la vedevo violenta, caotica, poi ti immergi dentro e cominci anche a vederti attorno, a vedere che esistono altri tipi di realtà, no? Rispetto, cioè nel bene o nel male, e quindi poi anche tu cambi rispetto al territorio che vivi. Comunque, chi vive, io dico chi suona il pianoforte, chi sa scrivere, chi per me hanno una marcia in più, perché riescono ad esprimersi. E come dici, il discorso dell'isolamento dei ragazzi, perché è grave, è pericoloso? Perché io quando parlo con l'altro, riconosco me stesso. Cioè io sto parlando con voi e penso come penso io di questa cosa, come devo dire, mi arricchisco io. Nel momento in cui mi isolo e non parlo con nessuno, non ho la concezione di chi sono. Quindi questa è la gravità che vivono i ragazzi di oggi, per me, proprio la mancanza di comunicativa. Subito del tuo stimolo, però questo diceva Troisi nel il postino, dice la poesia non è di chi scrive, è a chi serve la poesia, quindi deve arrivare allo scopo, non quello che dicevi tu. Scusate. Anche però quando tu leggi non è più tua. Tu nel momento in cui l'hai scritta, io leggo una tua poesia, leggo di Emilio, io mi devo rivedere in quell'emozione che tu stai dando a specchio, Ed è personale anche la l'emozione. filmografia, anche il cinema, no? C'è un'empatia, nel momento in cui c'è uno scambio, ovviamente riesci a riconoscere te stesso, e attraverso quell'immagine che non è più tua, io vedo altro, vedo il mio vissuto, e quindi diventa altro.
E quindi quello è poi il bello, perché poi e poi c'è l'interscambio, no? Perché voi dovreste avere, secondo me, un feedback da chi vi legge, per capire come ti torna, no? Quello che tu poi se è stato interpretato come tu volevi, se è diventato altro, ma è così con i film, con la letteratura, con le canzoni. Noi perché ci piacciono quelle canzoni? Io se sento Pino Daniele a me viene da piangere, nel senso, mi ricordo un periodo della spensieratezza, cioè, sento solo la nota, mi viene una nostalgia ma così bella, perché per me la nostalgia è uno dei sentimenti più belli che esistono, io la penso così, non la vedo triste, però la nostalgia dei periodi della spensieratezza, perché erano quegli anni miei, insomma, capito, che ci raccontavano, in cui io mi ci rivedevo, no? Come tanti altri tipi di musica che ognuno di noi ha nel proprio vissuto, dove tu ti rispecchi. La musica di oggi, ma anche Geolier, ma lo posso sentire, cioè non è che sono, voglio dire, diffidente con la musica dei giovani, c'è una selezione va fatta, a volte sai che cos'è? C'è sempre rispetto alla musica, c'è anche dietro un discorso discografico che poi, secondo me, viene poi a sminuire quello che poi invece dovrebbe essere un'arte. È difficile sganciarsi poi dal meccanismo poi di business, capito? Rispetto all'espressione naturale che un artista potrebbe esprimere. Emilio, senti, nelle tue parole si sente forte la parola anime, no? Cioè, proprio come il rapporto che tu hai con questa parola, che è un rapporto che a livello sociale, insomma, molti di noi stiamo perdendo, ma diciamo, mi metto anch'io, ma non è proprio del tutto così. Eppure, se torniamo, insomma, alla filosofia degli antichi, cioè, si insegnava un percorso dell'anima, no? Più che un percorso culturale, un percorso, perché poi una volta che hai preso il percorso dell'anima il resto viene da sé, no? Che poi è una cosa che è emersa sia dalle tue parole che da quelle là di Carmine. Secondo te come mai l'uomo oggi ha difficoltà a dire, cioè la parola bella che ho usato, noi anime, no? Mi ha colpito molto, una parola che uso anche io, come mai oggi si riesce a parlare di cose materiali ma non della vera essenza che noi siamo, perché noi siamo anima prima di tutto, no? Tu l'hai detto, il corpo è soltanto da qualche parte un confine ma anche un limite. Esattamente. Sì, proprio perché non c'è troppa connessione con noi stessi. E la poesia, fra gli scopi, quello più sacro, secondo me, uso non a caso questo termine, è quello di connetterci con noi stessi, quello di parlare con noi stessi, quello di riprendere a parlarci. Non succede, io ho una idea molto specifica e individuale sulla questione che è causa del capitalismo. Non lo dico adesso con fare da militante, non lo dico con fare da slogan o da propaganda politica. È ovvio che una società capitalistica ha altri obiettivi socio-economici, per cui è ovvio che l'uomo è più attento perché è indotto a consumare, quindi è preoccupato più a voler dare un'immagine di sé quanto più performativa verso quello che è detta la società capitalistica e non altro. Cioè, la persona che oggi parla di se stesso, parla di anima, parla di arte, di poesia, a meno che anche quello poi non è funzionale al prodotto, è appunto un anacronista, per non dire altro, è uno che sta nel mondo suo, è uno che vive di nulla, di appunto aria. E invece c'è bisogno, secondo me, proprio di una riappropriazione di sé, del rapporto con se stessi, cioè del riconoscere se stessi, appunto come hai detto tu, che era alla base di ogni iniziazione educativa, pedagogica, intellettuale e politica nelle società appunto antiche, che poi insomma sono state culla di tutto quello che è venuto dopo. Per cui insomma oggi quello che vince e che comanda è il dio denaro. Il dio denaro ovviamente ci fa assumere degli atteggiamenti più sotto forma di dovere materiale e non invece di dovere umano ed etico. Cioè noi abbiamo, secondo me, il dovere prima di tutto di ritornare ad essere umani, ad essere anime, ad essere corpo che sente, corpo che è un limite, ma anche un mezzo per unirsi all'altro, anche appunto in tutti i sensi. Per cui la poesia
secondo me, fra gli scopi più alti e più sacri è quello proprio di ricongiungere l'uomo a se stesso, e questo avviene con il processo di rappresentazione di cui stava a parlare prima appunto Angela, citando appunto alcuni artisti che non sono altro che delle persone che per dono, per vocazione, per talento, per sensibilità si fanno rappresentanti di un noi, no? Nel poeta poi soprattutto c'è sempre questo conflitto, questa dualità fra io e noi. Il poeta parla di sé, ma parla per noi, parla per l'altro, come diceva prima Carmine. Il poeta non è che si vuol sentire dire quanto sono bravo, anche perché avere una sensibilità che poi si trasforma in un linguaggio che trasfigura il reale non è una cosa di cui andare per posa, è, se si vuole, anche una condanna, perché nasce da una profonda malinconia, nasce da un rendersi conto delle cose, nasce da uno sguardo che è chiaroveggente, è trasparente, non si limita solo a quello che è convenzionale, a quello che è norma, a quello che sa da fa. Per cui, ecco, insomma, la poesia spontaneamente rappresenta l'uomo e anche il contatto che ha l'uomo con sé, ma con le proprie malinconie, con le debolezze, con la fragilità, ma anche con la bellezza. Cioè, non ci scordiamo che poi un altro motivo d'essere dell'arte è quello proprio di veicolare la bellezza. E uso un termine che non è mio, si riesce anche a rappresentare la disperata bellezza che ci contorna in città come la nostra. Ecco. Qualcuno ha detto che la sofferenza è soltanto un percorso che serve ad espandere, no, la nostra coscienza, la nostra anima. E io in entrambi comunque sento dei percorsi di sofferenza, no? Le ho percepite insomma nell'incontro che abbiamo fatto assieme a scuola, eccetera. Però è come se vi ho letto in due prospettive diverse, cioè tu Emilio, questa sofferenza te la lasci finire addosso, ti fai travolgere, no? E quindi poi la racconti. Sì. Invece la percezione che ho avuto di Carmine è che spesso cerca di riportare attraverso le sue poesie poi il lavoro di elaborazione di questa sofferenza che lo ha trascinato, che lo trascina, eccetera. Cioè vedo due spunti diversi. Mi sbaglio, Carmine, in questa cosa? No, è proprio così, nel senso che il mio pessimismo così denominato cosmico, perché affronta un po' tutte le tematiche, ma non è il pessimismo leopardiano, per carità. Però io lo chiamo realismo cosmico più che altro, per cui la realtà ci fa soffrire, è fatta di dolore. Io se devo andare a scuola la mattina mi devo alzare e magari preferirei stare a letto, però lo faccio perché ho coscienza di me, dei miei doveri, dei miei sentimenti verso anche la scolaresca. Se io voglio approfittare del mio prossimo, io non sono capace perché ho avuto cioè ho avuto un'educazione a dei sentimenti che stanno mille miglia lontano da quel modo di pensare. Per cui questo però che cosa succede? Ti fa fa avvenire l'incontro con la dura realtà. La dura realtà è fatta di chi ti vuole fregare da una parte, chi ostenta dall'altra parte, chi ti comanda e vuole comandare, chi vuole, in effetti, chi è egoista, chi è pieno di sé. E allora è difficile in questo mondo, trovare uno spunto per poter liberarsi. Io ci vivo, quindi sono profondamente disilluso, però trovo
nella innocenza dei ragazzi, trovo nel fatto che l'animo si ribelli e che in tutti gli animi c'è una sorta di ribellione, che è lo spunto che mi fa presagire che forse un domani noi ce la facciamo. E le gioie, pochissime della vita, perché io penso che ognuno di noi è stato toccato profondamente dai dolori della vita. Io certamente ne ho tanta dimestichezza con i dolori. E allora, eh, questo che cosa ha comportato in me? Il fatto riluttante di non volermi abbattere contro. È un po' teutonica la cosa. Io voglio combattere contro i mostri. Il mostro che è a volte il dolore, la insipienza, ehm, la ingratitudine, il fatto di non farmi così eh, vincere. Diceva papà, il mio papà, diceva, figlio mio, noi siamo fatti per lottare, non siamo fatti per gioire. Tutte le cose ce le dobbiamo conquistare e infatti noi ce le conquistiamo con il dolore. Però è proprio nel dolore, in questa sfida, che io trovo il coraggio di riemergere. E io penso che è giusto, qualcuno dice, quando più giù arriviamo, tocchiamo il fondo, poi dopo non ci resta che risalire. E allora trovi il senso della pace. E Pablo Neruda diceva che la pace si costruisce, è il poeta che la costruisce, e il poeta in sé scrive versi che sono come il pane, perché il pane ci dà sostanza, perché il pane ci dà vita, perché il pane è il simbolo della vita. E quindi io mi attacco, mi aggrappo a questo aspetto positivo della vita e dico nell'inconclusione dei miei lavori che la vita comunque va vissuta. Io sono contrario a quelli che si sparano, il suicidio. Non lo ammetto, quella è la più grande defianza, la più grande sconfitta per se stessi. Cioè, significa, eppure io ne ho sofferto. Vi dico una cosa, e lo dico in trasmissione, io in un momento ci ho pensato perché c'è stata una concatenazione di eventi e io ci ho pensato, però ho detto sono un codardo, perché finisco, però sono problemi degli altri, non li condivido. E questo mi ha reso ancora più forte. Lottare contro il male, lottare contro il dolore con la piccola gioia, basta una piccola gioia che dice allora ci sta speranza e vai via. Volevo Invece dire un'altra cosa di... sul capitalismo che mi ha molto incuriosito, hai fatto benissimo. Condivido appieno. Aristotele e Platone avevano due mondi diversi di guardare al mondo esterno e al mondo interiore. Il mondo interiore di Platone, che è stato un po' è il mondo delle idee, delle grandi idee. Io vivo perché devo raggiungere l'iperuranio, le grandi idee dell'iperuranio, che si materializzano in me. Quello di Aristotele è stato il mondo democratico, cioè l'uomo democraticamente raggiunge la propria conoscenza, la conoscenza del sé. E quindi sono due mondi distinti e separati, due mondi però che parlano di animo. Eh, in Aristotele l'animo, io infatti ho definito il mio libro 70 sfumature dell'animo e non dell'anima, perché sono concetti ben diversi. Allora, l'animo umano è fatto di sentire, sentimenti. Se io questo modo di sentire riesco
a portarlo agli altri, io faccio democraticamente, faccio una elargizione delle mie, ma che diventa poi in realtà nel fatto di essere e di acquisire una società democratica. Mi ha fatto molto piacere questo concetto che hai espresso sul capitalismo. Il capitalismo, però attenzione, il capitalismo distorto, perché se io comincio a parlare di Marx e di capitale, io non mi trovo su quella linea, perché se io do 5 lire a te, 5 lire, cioè 1 euro a te, 1 euro a te, 1 euro, ci diventiamo un euro, dopo un giorno tu avrai 50 centesimi, lei avrà 1,50 euro, perché fa parte non dell'intelligenza, ma dell'impegno. Io lo faccio fruttare, l'altro se lo mette in tasca, l'altro va a nascondere, eccetera. Quindi su questo sono un po', ma su quello che hai detto sono pienamente d'accordo. Il capitalismo appiattisce la poesia, appiattisce la poesia. E noi lo vediamo ultimamente con questi ultimi fatti. Però io vedo che molti giovani stanno tornando alla poesia. Cioè, questo è un fatto positivo. Io ho contatto con diverse case editrici. Io vedo che moltissimi giovani hanno già un primo approccio con la poesia. Devo dire la verità, se questo fosse materia, ma proprio materia, e a scuola sarebbe un grosso, ma purtroppo noi a scuola studiamo cose che ci vengono non imposte perché dovremmo fare, noi insegnanti, dovremmo fare la proposta didattica, mentre invece le proposte didattiche ministeriali diventano leggi e quindi anche ignorantemente molti insegnanti, me lo consenti, molti insegnanti pensano che sia il programma sia una legge. No, quelle sono proposte didattiche. Quindi io posso fare il mio intervento didattico su alunni che hanno bisogno di ben altre cose, però ci sono tante persone, insegnanti, vecchio modo, vecchia maniera, che ecco, e quindi non c'è nemmeno il posto per avviarli alla poesia. Nel primo libro io ho avuto inserimento in 50 poesie mie, ma altre 22 dei ragazzini di quarta elementare. Quindi perché? Perché hanno scritto sul femminicidio, Angela lo sa, hanno scritto perché io li invitavo a scrivere e così conoscevano anche profondamente i miei alunni. Il bisogno interiore che spesso non fuoriesce a scuola o fuoriesce in modo disturbato, diciamo così, violento. È stato un modo, per esempio, la poesia che si affonda, cioè che affonda nell'animo le proprie radici, è un mezzo per poter conoscere anche gli altri. Io mi collego pure io alla questione del capitalismo. In effetti la trasmissione, la rubrica si chiama Guerre spaziali perché è un concetto di Bauman che dice che comunque la globalizzazione ha minato, insomma, le relazioni sociali e quindi la coesione sociale e quindi ci ha reso lo stare insieme in maniera diversa, ha cambiato le nostre istituzioni, ha cambiato, quindi sembra un po' impopolare in questo momento che si parla di guerra dare un nome che si chiami guerre spaziali, ma invece ha un significato relativo a un viaggio interiore, un viaggio interpersonale e relazionale con gli altri. Io volevo soffermarmi anche sulla bella esperienza che entrambi abbiamo fatto con Angela, insomma, relativamente al giornalino, al Ristoriamoci, al Ristori, eccetera, perché... Scusami, non lo chiamiamo giornalino, è riduttivo. Giornale. Io amo chiamarlo giornale perché giornale. sono degli scrittori e sono dei giornalisti, ma i bambini poi sono i veri giornalisti. Io sono giornalista, Angelo è un giornalista, pure te penso lo sia, però noi talvolta ci diciamo giornalisti dovremmo essere super partes, e invece no, non lo siamo. E chi sono i veri giornalisti? Sono i ragazzi che sentono e hanno un senso dell'aspetto giornalistico molto diverso, sono esemplari per la loro, diciamo,
libertà di espressione, sono esemplari perché non mentono, la prima cosa, non distoccano i fatti, a meno che chi li dirige li fa distorcere, però il fanciullo non distorce i fatti. Scusami No, e scusami. quindi volevo dare il mio feedback ad Angela sul lavoro che sta facendo, ma poi mi piacerebbe anche ricevere il vostro, cioè relativamente al lavoro di Angela. E secondo me, a prescindere dal lavoro che sta emergendo, no? Non vado ad analizzare la qualità, ma vado a vedere a livello pedagogico il grande lavoro che stanno facendo Angela e Mena. E in effetti loro stanno mettendo un semino in questi ragazzi e è come se li stessero spingendo verso questo viaggio interiore, cioè persone per cui nessuno magari investirebbe un centesimo per te, invece sono degli insegnanti che ti spingono e dicono guarda che questo percorso lo puoi fare, lo puoi, e queste si chiamano aspettative, no? Il ruolo della scuola dovrebbe essere quello di accompagnare i ragazzi a delle migliori aspettative di sé, e quindi poi è anche un qualcosa che contrappongo a chi dice vabbè ma poi alla fine che cosa, no, perché magari arrivano anche le critiche, no, che cosa state facendo, ma a prescindere dalla qualità del giornalino che poi comunque sta emergendo anche elevata, è proprio il grande lavoro pedagogico che Angela e Mena stanno facendo su questi ragazzi, e lo abbiamo visto tutti quanti con Antonio. Antonio è il ragazzo maggiorenne che se ne è uscito con delle domande che erano spettacolari. Poi a chi ci ascolta e non sa di cosa stiamo parlando, metterò tutta una serie di collegamenti nel montaggio del video per potervi relazionare a ciò che stiamo dicendo. Angela, mi piacerebbe che raccontassi un po' questo progetto, che poi secondo me è collegato alle radici, è collegato alla poesia. Allora, non è voglio dire una cosa, e forse pochi sanno da dove è uscito questo giornale che io faccio da 18 anni, quindi non è una cosa, ed è una, e ogni anno, credimi, è una sfida per quello che diceva Emilio, questo discorso del capitalismo delle scuole. Lui lo sa bene perché per un periodo abbiamo anche convissuto nella stessa scuola dal punto di vista lavorativo. Cioè ogni volta che propongo questo tipo di laboratorio ho sempre ostruzionismo in questo senso. Io l'ho fatto anche anni completamente gratuitamente e comunque mi davano problemi, nel senso perché secondo me è rivoluzionario da questo punto di vista, e i ragazzi non so come, io a volte mi meraviglio sempre, anche quest'anno, perché una cosa che a volte parto dai miei alunni, no? Io sono insegnante di scuola primaria, quindi seguo questi ragazzi per 5 anni, il quinto anno me li porto nel giornale, ma ovviamente vengono anche per un rapporto affettivo che si ha con la maestra e tutto, e me li porto per tutta la scuola media. Quest'anno, per esempio, che ero un poco titubante perché non avevo ex miei alunni, spontaneamente sono arrivati 19 ragazzi che mi hanno chiesto ma il giornale lo fai, il giornale lo fate, ma io lo voglio fare il giornale, perché in quell'occasione, come dicevi tu, si sentono investiti di un ruolo. Innanzitutto io chiedo tu cosa pensi di, cosa che nessuno chiede, cioè, tu non chiedi, per esempio abbiamo incontrato Emilio e Carmine, io non preparo niente, lo sa Emilio, e anche Carmine quando siete venuti, ma anche lo stesso Giuseppe, mi piace che si crea l'incontro, no? Magari vedi pure quella ragazzina che si addormenta perché legge una cosa. A me ci sta, perché ci sta che a 11 anni magari ci sono tutti i sentimenti, anche quello della noia, del disinteresse o dell'interesse. Comunque mandi questo seme, perché poi il feedback c'è sempre. E per me sembra una meraviglia. Però io volevo dire, come è iniziato velocemente, il primo anno di ruolo, io l'ho fatto al 18esimo, l'Arcoleo. Il 18esimo avevo un plesso distaccato che stava sotto Capodimonte, cioè io ci andavo a piedi queste scale. Era un plesso messo a parte dove c'era veramente dei ragazzi esplosivi, perché erano gli assistenti sociali che davano i nominativi di questi ragazzi, c'erano delle suore che gestivano questi ragazzi, io non ho mai visto un genitore, sono stata catapultata nel primo anno di ruolo in una quarta dove io per i primi 2 mesi avevo i figli della stessa età, tornavo a casa, non sopportavo vedere i miei figli perché erano violenti, no? Avevano una violenza perché cambiavano insegnante continuamente, perché quella scuola era difficilissima, era gestita da 2 docenti terribili, mai loro non conoscevano via Foria, no? Per dire, perché erano figli della sanità è un po' diversa da Forcella. Lì veramente i soldi non giravano, veramente chi aveva visto il padre morto di overdose, c'erano delle storie terribili di questi ragazzi. Per cui questi docenti cambiavano continuamente. Io dico, Madonna, il primo anno di ruolo che faccio a questi ragazzi? Mio figlio, che aveva l'età loro, seguiva le cassette di Geronimo Stilton. Non so se conoscete il personaggio, il Topino, che ha una redazione di giornali.
A me è nata così la cosa, perché questi non ascoltano, portai le cassette, sentiamo le storie di Geronimo Stilton, facciamo un giornale anche noi, siamo all'eco del Miradois, famoso, io ho ancora le cose scritte e ancora alcuni di loro mi scrivono, perché io ho dato fiducia a questi ragazzi, ma io non lo sapevo, perché per me era un modo per avere un ascolto. Poi metto sta cassetta, mio figlio ci piace, vediamo allora, e cominciano a sentire queste storie. Bene, la frase che io dicevo tutto l'anno, ma la scuola è come vostra, sta anche a Cuneo, qui non è che sta in un mondo a parte, e incominciare a riportare in giro per dire, a vedere la scuola centrale loro qual era. E scrivevamo, facevamo intervista alla presa, intervista al bidello, intervista per fargli avere consapevolezza che erano una parte di un tutto, perché loro non avevano consapevolezza, non vi dico che anno terribile. E là è iniziato il giornale, e là è stata una forza. Quando sono tornata poi alla Ristori, ho voluto mettere in atto questa cosa e quindi l'ho fatto anche con diversi colleghi, prima con una collega, poi per molti anni con il collega delle medie, Innocenzo Calzone, che Carmine conosce, e poi adesso con Mena. Ho trovato sempre qualcuno che mi si accompagna e che poi crede in questo progetto, che vi assicuro dall'establishment è sempre messo un po' perché non fa parte di quel circuito che sappiamo, che è molto politico, molto partitico, molto la scuola purtroppo. E per collegarmi a quella cosa che dicevate voi, la scuola del docente, io ho fatto anche filosofia in quinta elementare, è stato un anno bellissimo e lo dovrò riproporre perché far parlare di sé, perché la filosofia per bambini è stupenda, perché dici ma perché stiamo al mondo? Farsi domande, la filosofia è farsi domande, entrare nell'interiorità, ma anche adesso alla mia età io mi faccio continuamente domande, non è che sono arrivata, non siamo risolti, noi ci siamo risolti solo quando moriamo, quindi tu stai sempre alla ricerca di esperienze, quindi io cerco di trasmettere a loro la domanda, la logica e non ma la scuola, come diceva Carmine, dei famosi programmi esterni, queste cose, indicazioni che vengono sempre più fortemente imposte, attenzione, questa libertà di insegnamento è sempre più messa a rischio. Che cosa ha messo in atto? Lo STEM. Lo STEM che cos'è? La parcellizzazione del pensiero. Il coding, che io sono curiosa, io l'ho fatto, ho fatto pure un laboratorio di coding perché sono curiosa. Ma che cos'è il coding? È semplicemente il problema parcellizzato in piccoli passi, per cui tu perdi la visione dell'insieme, non ti vogliono pensante. Invece il giornale, loro capiscono che è una verità e quindi vengono. E Antonio, che tu dicevi, Antonio Esposo, per me è stato un regalo, perché questo ragazzo è stato un mio alunno per 5 anni, per 4 anni, lui venne in seconda, scriveva malissimo. Era un ragazzo, voglio dire, sai, dell'età sua, versato no. L'ho portato nel giornale, l'ha fatto per 6 anni, dalla quarta, quinta elementare, per 5 anni, prima e seconda, terza media. Poi siamo un po' persi di vista. Lui a un certo punto mi ha beccato sui social, ha detto ma fai ancora il giornale, posso venire? Ma come? Anto, vieni. Gli abbiamo fatto l'intervista, ma posso collaborare? E lui adesso è di un aiuto estremo per le ragazze, che chiaramente lui è un bel ragazzo, viene, è anche uno stimolo, anche quello ci vuole, ma soprattutto scrive benissimo, fa delle domande, hai visto, molto calzanti, e poi quindi quel semino, secondo me, è uno dei pochi che poi ha germogliato. E quindi io continuo per questa storia, è la mia politica, questo per me è fare politica. C'è dal di dentro, c'è tante altre storie, ho fatto l'RSU, non so mai voluto stare nello staff, nella gestione, però ti assicuro che il giornale dà fastidio, non è che poi a tutte le colleghe fa piacere, anche perché io prendo i ragazzi delle varie classi, non mi piace vedere la classe, qui sono 18 ragazzi di prima, seconda e terza media che io vado a beccare, che vengono e che vengono, sono sempre presenti, cioè io sempre mi meraviglio, vengo che c'è sempre un feedback, che c'è sempre una volontà di venire. Una volta organizzammo un'uscita, non so dove, pioveva a dirotto, chiamai al collega, era sabato mattina, segni, ma secondo me dobbiamo rimandare, ragazzi non vengo. Arriviamo là sotto, c'erano tutti e 18 con gli ombrelli, dico no vabbè, allora io non devo mollare, tutto qua, ci proviamo. Emilio, mi hanno colpito le tue parole, ma anche quelle di Carmine che erano simili, no? Oggi avete dato più voi a me che io a voi ed eri molto molto emozionato. Un feedback ad Angela sulla tua esperienza, insomma. Sì, sarò breve perché poi purtroppo vi devo lasciare a casa, insomma mi aspettano. Sì, io riprendo proprio da quell'ultime parole che ho detto, che hai ripreso, che sono le parole che mi sono venute in mente quando Angela parlava. Sì, penso di essere stato in uno degli incontri più proficui di quando ho a che fare con un pubblico, perché penso
anche con un po' di vanità, di aver davvero lasciato qualche cosa in solchi che si fanno germogliare. Da quell'incontro lì è nato uno scambio con Antonio, insomma Antonio mi ha chiesto di leggere le sue cose, io ne sono stato assolutamente onorato e lusingato, abbiamo continuato a parlare di poesia per giorni, e parlare di poesia a un ragazzo appena maggiorenne, insomma, penso che sia davvero qualcosa di rivoluzionario. Per cui io credo in quel giorno di essermi trovato davanti a un pubblico ricettivo più di tanto altro pubblico che appunto incontro, ed ero emozionato proprio perché mi restituivano a livello proprio molecolare quasi quelle sensazioni che provavano. Poi capisco benissimo, andando al di là un po' del discorso, di quanto il giornale può dar noia, no? Magari a chi considera anche la voce degli alunni come dovesse essere un organo di stampa di una autorappresentazione della scuola, di ciò che si vuole far uscire, di ciò che si vuole fare apparire. Un sacco di volte chi si mette a dirigere gli istituti scolastici non pensa tanto a formare nuove menti, nuove leve, nuove risorse, anche nuova contrapposizione per qualcosa che non va, no, mira soltanto a creare balanza oppure a ingrossare le fila del proprio ego. Io e Angela ne abbiamo avuto proprio una testimonianza in quegli anni che abbiamo passato a scuola insieme, per cui anche lì, no, non so se anche quello è frutto di un sistema generalmente malato che poi induce le persone ad emulare quel sistema, però insomma alcune persone preposte a capo delle istituzioni scolastiche, quindi con una responsabilità immensa, pensano più che gli alunni siano dei soldatini e non invece degli uomini e delle donne future e futuri da formare. Per cui me ne rendo conto di come un giornale, che alla fine si tratta di quello, possa dar noia, ed è grave, ecco. Resistiamo. Vabbè, ma in effetti lo spirito critico nell'attimo fuggente è stato licenziato, quindi appunto. Senti Carmine, invece a te ti rispondo che oggi chiamare un qualcosa giornalino è un'offesa, cioè giornale è un'offesa, invece giornalino è più decente. Devi andare, Emilio, sì. Sì, no, sì, con la scusa vado e spero devo scappare. Grazie assai. È stato veramente un piacere, Emilio. Ciao. Spero di incontrarti presto. Anche io, assai, ma ci teniamo vivi. Certo. Grazie. Alla prossima. Ciao. Ciao Emilio. Ciao. Allora, perché dico che è riduttivo il giornalino? Perché dietro il giornalino cosiddetto c'è un lavoro di redazione, c'è un lavoro. Io, come Angela, ho la stessa esperienza. Nel 1997 l'ho fondato il giornale ed è uno dei giornali sui 5.700 italiani, che forse è stato il più premiato a livello internazionale, non perché avessimo bisogno di premiazioni. Però io dal 1997 fino a che sono andato in pensione nel 2020, io ho prodotto un giornale che, unico giornale in Italia, usciva come inserto con il Sannio Quotidiano, che era interregionale e nazionale. Perché questo? Perché dico che è riduttivo? Perché quella opinione di giornalino, come se fosse una cosa, una pazzielle creature, si dice a Napoli, no? E invece c'è tanto lavoro dietro, professionale. I ragazzi fanno un lavoro di ricerca, fanno un lavoro di correzione, fanno un lavoro che è quello della redazione, che è come quegli altri. Io sono stato in redazione in vari giornali, io ti dirò, la redazione di un giornalino è la stessa redazione, quindi è riduttivo
fare questo. Noi non usiamo chat GBT come fanno i giornalisti di adesso, perché ormai usano Il l'intelligenza giornalista artificiale. di adesso, I ragazzi purtroppo no, scrivono di getto. io non ho potuto parlare di giornalismo attuale perché No, non ne io parliamo, è un non lo discorso. reputo tale il giornalismo. Se Perciò accendessi perciò adesso ho la detto, TV, giornalisticamente parlando, sono dei No, vabbè, signori, dei Giuseppe voleva fare il marroni, non sono distinguo per questo. giornalisti. Sono di parte, io devo essere No, non super fanno parte, io devo inchiesta, far che è riflettere. diverso. Non fanno inchiesta, ormai si va sui No, social, prendono la notizia, veramente cioè io ho fatto un corso di formazione come giornalista, si parla dell'intelligenza artificiale usata come giornale, cioè tu vai lì, dici la notizia, ti fanno uscire l'articolo, così dicevano nella formazione. Tu hai più tempo per poi fare, ma il tempo no, perché loro stanno seduti là, fanno l'articolo, lo buttano, ma tu devi fare inchieste, devi andare per devi verificare la notizia. Il problema di ma oggi tra sono le l'altro, fake news, no? La verifica delle notizie. Quindi il giornale nostro scolastico, tutto sommato, ha una veridicità, perché noi da te ti abbiamo incontrato veramente. esatto, Veramente c'è bravo. stata l'intervista, c'è stato poi il feedback dei E quello ragazzi. che dice Mentre lei tutto il resto è diventa un talmente, po'. e quello che dice Angela è talmente vero che può dar fastidio a chi non è No, ma il della fastidio concezione della scuola, giornalistica Carmine, vera. perdonami, non Io- è tanto questo. È il problema che diceva anche prima, anche Emilio, di una gestione. Cioè, il discorso del fastidio è quando tu dai innanzitutto una gratuità, no? Rispetto a un tempo che tu dai, non rientri in un pacchetto partitico, di associazioni, di situazioni, e di lo spiego. indotto di chi deve lavorare presso delle cose, e Esatto. soprattutto una cosa La spartizione, fondamentale, il la volontà guaio. di dare, scusami, ideologie preconfezionate. Questa è la gravità nella scuola, cioè tu devi dare al ragazzo un'ideologia già formata, non il pensiero critico. Io invece ho sempre pensato che nei ragazzi bisogna sviluppare l'autonomia di giudizio, la famosa autonomia di giudizio e lo spirito critico. Se io faccio questo, lo rafforzo nella vita, perché Antonio penso che abbia un suo spirito critico e una sua autonomia di giudizio che lo rafforza come ragazzi di 18 anni, non di una cosa come mainstream di cui Giuseppe ne parla molto nel suo libro Guerre spaziali, sulla scuola devi leggere, perché il mainstream, io lo vedo anche in mia figlia, come ti condiziona, cioè io per essere nel gruppo, comunità, devo pensarla come la maggior parte, se no ne sono fuori, e quindi viene meno il tuo spirito critico, l'autonomia di giudizio, che può essere anche controcorrente rispetto a un mainstream, ma per un ragazzo di oggi è difficile andare ai ragazzi controcorrente. Forse quando eravamo giovani si portava anche di più a essere rivoluzionario con la mente, cercare un futuro. Invece vedo che i ragazzi adesso sono un po' omologati da un sistema che non riconoscono, che non vedono, e la scuola va in quella direzione. Anche i docenti che tu dici, i nuovi, sono formati, i dirigenti sono formati per fare Gli ultimi una scuola di avvenimenti. vita, e anche i docenti nuovi, nuova leva, io Gli vedo che non ultimi hanno avvenimenti. stimoli per poi fare un'autonomia. Io dico la libertà di insegnamento, io lo dico sempre quando c'è una ragazza, non abbiamo la libertà di insegnamento, posso fare anche questa cosa o quest'altra cosa. Poi dopo vai a tener conto, a me è stato detto da un dirigente facendo storia fino al Novecento, ma lo fa solo lei nella sua classe, non ha visibilità della scuola. Cosa significa visibilità? C'è un docente che vuole fare di più, vuole fare un suo percorso di storia, geografia, spazio-tempo, che volutamente è stato ridimensionato da quei famosi programmi che dici tu. Allora arriva la nuova docente, dice sì, ma il libro non arriva al Novecento, io dove piglio? Le dico no, io faccio quello che c'è il libro. È chiaro? Allora tu non è che io vado contro quel docente, io mi rendo conto che ormai è un sistema che sta andando su questa direzione. Siamo così condizionati noi adulti, mentre i ragazzi sono ancora con quella mente fresca e ancora quel solco di cui parlava lui, Emilio, cui il seme positivo glielo puoi mettere. Per cui per me è la mia resistenza a fare questa attività e finché me la fanno fare la faccio. Io sono d'accordo con te, sono d'accordissimo su tutto con te perché ci conosciamo da anni, abbiamo fatto stessi percorsi, stesse esperienze. Il discorso è che io ho trovato per fortuna mia il primo anno un dirigente che la pensava opposto da me, ideologicamente un po' al mio opposto, però mi ha detto se sei capace fai, io ti darò l'appoggio massimo che... Anche a me E molti mi ha dato dirigenti, pure la l'appoggio. dirigente attuale mi ha dato fiducia, non è che È sono tutti andato via lui, è venuto un dirigente che voleva per forza di cose chiudere il giornale, ma che lo facciamo a fare, sono soltanto spese, vabbè.
passati 2 anni di brutta esperienza, però io l'ho fatto caparbiamente, l'ho fatto sempre, anche a spese mie, devo dirlo. Sono riuscito a portarla avanti e all'ultimo proprio hanno dovuto chiuderlo il giornale. Consiglio d'istituto. Io ero andato via perché sono andato in pensione. Consiglio d'istituto. eh, Subito dopo che io a settembre, il 1° settembre sono andato in pensione, il 20, il ottobre hanno fatto il consiglio d'istituto, il giornale Motivazione, perché reca danno all'erario scolastico. Cioè, ma voi state scherzando? Una deficiente e mi permetto di dire deficiente perché non capisce niente di ciò che il suo compito come dirigente scolastico, non dirigente di una Però scusa, società. tu segui i tuoi canoni che non sono quelli attuali per cui sono formati loro. Per cui in quello magari non rientrava nel piano attuale di formazione, che è diverso da quello che pensi tu e da quello che Perché non penso io. portavano soldi. È bravo, Allora sì. ti lascio la mano in bocca e dire dopo 22 anni, 23 anni, un giornale che chiude, un giornale che ha avuto tanti meriti a livello internazionale pure, ma di che stiamo parlando? Di quale libertà stiamo parlando? Io penso che oggi, e io me ne sono andato dalla scuola perché non ne potevo più, altrimenti sarei diventato un ultras. Sono andato via dalla scuola proprio perché dovevo bisticciare continuamente con i nuovi dirigenti e con nuovi insegnanti che non posso dire il termine, ma si inginocchiavano un altro poco davanti alla presse pur di avere questo o Sì. di avere Allora ci quell'altro. sono due, poi dovremmo chiudere pure per me per la cena, mi aspetto. Però fondamentalmente ci sono due modi di gestire una scuola, o gerarchica o comunitaria. E torniamo alla poesia. Il discorso della difficoltà di fare comunità e di creare un po' di animo. Basterebbe quello, guarda, ci sono delle scuole, ci sono delle realtà rarissime, in cui il dirigente, capito? Allora, il più delle volte il gerarca vuole fare il capò, tu sei l'operaio, ti deve imporre cose, normative, situazioni. E invece ci sono anche quelli più che hanno un pensiero invece un po' più umanitario o comunitario, e lì ci sono le belle realtà e soprattutto i risultati, perché credetemi, la gerarchia l'ho vissuta io proprio con dirigenti che diceva Emilio, che abbiamo vissuto insieme, non è stata fruttuosa. In 3 anni sono andati via 150 docenti, non si è creata più una scuola di comunità, la comunità la crea anche con la continuità, no? Arrivano i precari che giustamente un anno e vanno via. I progetti che loro a cui tengono tanto sono tornati soldi indietro, perché quando non trovi persone che attraggono i ragazzi per poi frequentare questi corsi, alla fine sono fallimentari. Quindi quel modo di fare gerarchia, anche nelle grandi aziende, stanno tornando indietro, perché la vera azienda funziona quando anche l'operaio ha l'orgoglio di stare per quell'azienda o un senso di appartenenza. Qui se tu vuoi parlare di scuola azienda, che per me è una cosa che insieme non può andare, però diciamo anche in quel caso l'azienda funziona se noi operai andiamo volentieri a questa scuola senza a me concetto di dirigente non funziona. Appena vedono che c'è un po' di la mattina alle 8, per esempio, che entrano i ragazzi, a volte noi della scuola primaria, la scuola secondaria, c'è un momento di incontro tra docenti. C'è stata chi ha dato fastidio, non al dirigente, in cui ha dato la disposizione che noi della primaria dovevamo stare chiusi in una stanza fino a che entravano quelli della media. Noi ci siamo ribellati, ma che stiamo scherzando? Però una disposizione che avevano dato, perché ha dato fastidio quei 5 minuti di dialogo educativo anche tra colleghi. Cioè questa sta diventando la scuola, e quella era una collega alla pari che aveva il ruolo famoso da staff, ecco, che ha dato questo tipo di disposizione. Ma come gli è venuto in mente? E il dirigente ha preso le distanze da questa disposizione che in realtà non era stato dato da lei. Per dirti, dice, torniamo al discorso delle persone, quindi poi esistono le persone, non le categorie. Quindi c'è la docente che è ancora persona, ancora animo, ancora come Mena, no? Mena è stata di una sensibilità che mi dà una mano fortissima, insomma, col giornale, come anche altre persone. Comunque, Giuseppe. La carne a cuce è sempre tantissima che mettiamo, ci sarebbe da parlare. È vero, sarebbe sempre... sarebbe tanto da magari ci rivediamo per un altro appuntamento e continuiamo il discorso.
E vabbè, un saluto a chi ci ha ascoltato stasera e poi ci salutiamo noi in retroscena, insomma. Vai Angela, vai. Ah sì, va bene, è stato bellissimo, signor Giuseppe, come Antonio è stato un regalo, insomma, già dall'anno scorso che venne anche lui a un incontro con i ragazzi e fu bellissimo l'incontro con te e dobbiamo ripeterli questi incontri. E da allora lui, vedi, anche lui ci dona il suo tempo, questi podcast che facciamo a scuola c'è lui dietro, non si, quella cosa preziosissima che tu non vedi, ma è lui che ci ha buttato in questo mondo del podcast, che i ragazzi poi, capito, è il loro linguaggio anche, no? Rimane su YouTube, rimane una traccia di quello che facciamo ed è anche una diffusione maggiore. Quindi io ti ringrazio veramente pubblicamente per il tempo che ci hai dedicato, che è la cosa più preziosa che abbiamo, è il tempo, no? È il famoso del qui ed ora. Tu il qui ed ora stai con noi, voglio dire, e quindi non è una cosa che apprezziamo moltissimo. E quindi vi ringrazio, ti ringrazio. E niente che dire, Carmine e Emilio sono, come vedi, le premesse sono state giuste, sono due persone completamente diverse, assolutamente, però hanno in comune per me l'animo, come dice lui, l'animo, nel senso il sentimento. E quindi vi ringrazio perché anch'io ne sono stata arricchita oggi, stasera. Carmine? Il mio animo dice grazie a voi perché è sempre un arricchimento simultaneo di tutti i partecipanti e anche di coloro che ci ascoltano. Quindi vi ringrazio anche di questa opportunità che mi date per entrare in contatto dialogico anche con altre persone che vedranno questo video. Pablo Neruda diceva che la poesia non è altro che portare un sentimento di pace. E io penso che il poeta debba portare sì i conflitti, tutto ciò che è il vivere quotidiano che dà dolore, però poi alla fine deve rasserenare l'animo, deve portare a quel senso di pace di cui parlava Pablo Neruda. Chi legge è soltanto il lettore lo può definire e ce lo dovrebbe dire, dovremmo avere qua il polso della situazione. Però chi legge deve avere quel senso che noi non siamo conflittuali con noi stessi e vogliamo la conflittualità negli altri animi, ma noi siamo conflittuali per noi, per portare la pace agli altri, per dare una speranza agli altri, attraverso la risurrezione del proprio spirito, del proprio carattere, del proprio modo di mettersi in discussione e di affrontare la vita, i problemi quotidiani. Quindi io ringrazio tutti voi e anche, come si chiama appena andato via? Emilio. 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 Esatto. E quindi vi ringrazio perché mi avete arricchito tanto questa sera, e spero che ce ne siano altri di momenti, perché poi ogni momento è pieno di sé. Io stasera mi sono appuntato delle cose molto belle, perché ognuno di voi ha detto delle cose che mi hanno emozionato. Io che poi vivo in solitudine, in quiete solitudine, voi vedete, c'ho la casa perché purtroppo vivo solo e la mia famiglia è lontana in questo momento e quindi mi sento ancora più partecipe della poesia, la poesia del vivere quotidiano. Perché il vivere quotidiano non è pensabile se non attraverso gli altri, non è pensabile che io viva se non con voi, con chi mi sta attorno, con chi mi vuole bene, con chi mi odia, anche con chi mi odia. E quella è la vera vita. Quindi io vi ringrazio perché abbiamo fatto un tuffo nel passato e spero che questo tuffo sia, diciamo, per chi lo legge, chi lo sentirà, chi lo ascolterà e chi lo vedrà, possa essere un po' promotore di risurrezione,
della propria esistenza, della propria vita, perché tutti quanti abbiamo bisogno di resurrexit. Grazie a tutti. Anche a me avete arricchito tanto e quindi vi ringrazio e veramente vi rinvito per un prossimo incontro ad altissimo livello su guerre spaziali e ringrazio Angela, ringrazio Carmine ed Emilio e ringrazio chi ci ha ascoltato. Buonasera a tutti, alla prossima puntata. Alla prossima, ciao ciao. Io vi devo assolutamente ringraziare, Angela, alla scuola, a Mena, perché è stato, come dicevo prima, avete dato più voi a me che io a voi. Grazie davvero tanto. Un applauso ad Emilio. Questa non è una minaccia, è una Emilio, insomma, sicuramente è una persona di spessore. Ci ha dato il suo tempo, ci ha aperto la sua anima, abbiamo conosciuto, veramente capiamo perché lo scritto è così denso in sé, perché è mai banale, anche nella ricerca delle parole. Il discorso, diciamo, prima di leggere, studiare, avere un linguaggio più ampio che vi fa vedere tutte le sfaccettature della vita. Però Mena Bovino e Angela Ristaldo siamo i caporedattori di questa redazione, oggi veramente quasi tutta al femminile, e abbiamo il secondo numero di Ristorie. Ringraziamo pubblicamente Giuseppe Mosco che ci ha incluso nel suo blog, nel suo Guerre Spaziali, interessantissimo, soprattutto sul punto di vista della cultura in generale e degli scrittori. E oggi abbiamo proprio uno scrittore che abbiamo ospitato, che in realtà è una vecchia conoscenza di Ristoriamoci, perché già è venuto negli anni passati e ha fatto anche un corso di formazione di giornalismo in una lezione di gemellaggio con una scuola di Pomigliano d'Arco, come si chiama? Falcone Paciano, con la quale siamo ancora gemellati insieme a altre 15 scuole per la scia di Valeria. Detto questo, Carmine Leo, cosa dire di Carmine Leo? Lo conosco da tanti anni, lui nasce come maestro, che per noi è un valore aggiunto. Ma da soli non si va da nessuna parte, dobbiamo relazionarci con l'altro che magari ha avuto una vita di esperienze, che ha avuto rispetto a noi, magari ne sa di più, ne sa di meno, anche lui si è arricchito, penso, di avere questo incontro. Certo, allora, se non avessi creduto all'arricchimento mio personale non sarei venuto. È reciproco, perché noi stiamo cercando noi non possiamo essere noi stessi e non attraverso voi, attraverso l'altro. Io vivo perché tu esisti. Se tu non esistessi, io non vivrei. Dici, ma come io no? Sì, perché io per te sarei il nulla, il niente.